tutte, oggi andiamo a realizzare questa borsa semplicissima fatta a crochet con il fiocco. La borsa è realizzata con la tecnica del mosaic crochet, ovviamente non c'è un disegno di quelli classici che si vedono solitamente con la tecnica del mosaic, ma io ho semplicemente ho ripetuto 6 righe di colorazione, facendo solo, ecco, 4 punti bassi e un punto alto, quindi una lavorazione semplicissima che possono realizzare tutti. L'importante è scegliere, per come poi vi faccio vedere, scegliere un campioncino magari con l'abbinamento dei colori che volete utilizzare, per poi andarlo a ripetere tante volte quante ne volete nel corpo della borsa. È stata realizzata con un fondo in pelle. Questo è un kit di Filati Discount, vi lascio comunque tutte le informazioni in una slide iniziale, quindi non so se prima di questa clip o dopo, comunque vi lascio tutte le informazioni e nell'info box trovate tutti i link dove poter andare ad acquistare, se mai vorrete, tutti i materiali che ho utilizzato. Quindi quello che ci servirà sarà un kit, un set da borse che è composto da fondo, da 4 alette reggianello per i manici e un paio di manici. Questo è un kit che trovate così per come ve lo sto descrivendo io adesso, un kit sul sito di Filati Discount. Dopodiché ci occorrerà un pezzo di tessuto per fodere. Io ho preso sia il kit che la fodera di colore rosso, però lo trovate anche in altri colori, quindi poi sta a voi di decidere a seconda del colore che scegliete per tutto il vostro lavoro. Dopodiché ci occorrerà un ago da lana per andare a fare le cuciture, per attaccare i nostri manici, eccetera, un paio di forbici, ovviamente, un uncinetto numero 3. Io sto utilizzando questo con il manico ergonomico, per me comunque quello che voi volete, e del cotone fiocco in queste colorazioni. Io adesso vi faccio vedere le colorazioni perché la borsa ovviamente è già terminata, quindi vi faccio vedere le colorazioni utilizzate che io ho scelto. Queste sono le gradazioni che cioè non è una gradazione, questi sono i colori che io ho scelto. Ovviamente voi siete liberi poi di usare più colori anche differenti rispetto a quelli che io ho utilizzato. Nel mio caso comunque ho utilizzato il rosso, il blu, il giallo, il verde, il sabbia ed il nero. Sul sito di Filati Discount ne trovate veramente tantissimi colori di questo tipo di cotone. È un cotone al 100%, è il cotone fiocco, eccolo qui, e per ogni tipo di giallo, di blu o di rosso avete anche delle sfumature, per cui potete anche pensare ad esempio di farla verde con delle sfumature più chiare o più scure, piuttosto che blu con delle sfumature più chiare o più scure, sempre con la stessa trama. Questi sono gli unici materiali che dovete utilizzare. Vedete 2 gomitoli interi perché il nero e il sabbia sono all'incirca come questi che vedete, quindi con un gomitolo per colore, io ne ho utilizzati 6, diciamo che fate una borsa e ve ne avanza anche, per cui se voi volete utilizzare 3 gomitoli ad esempio fate una borsa per intero, per intenderci, perché questo è all'incirca, per ogni gomitolo è una metà del gomitolo in totale. E adesso passiamo al tutorial e all'esecuzione. Con l'uncinetto numero 3 ed il color sabbia dobbiamo iniziare a montare i punti all'interno del nostro fondo. Io inizio dalla metà all'incirca dei buchi che ha il fondo in lunghezza, quindi faccio un piccolo cappiolino. Dalla parte del dritto infilo l'uncinetto e prendo il mio primo punto e porto il filato da questa parte, lo stringo per bene ed inizio a formare i miei punti. Quindi uno,
e 3. E qui ho i miei 3 punti che devono pressappoco rimanere al di sopra. Poi man mano che si lavora si aggiusta, si riesce a prendere anche il lavoro in mano in un certo modo, e questi non devono essere lenti, per intenderci. Quindi poi non faccio altro che passare con l'uncinetto dal davanti sul retro, riprendo il filo e vado a fare altri 3 punti. Io ora ho un po' di scomodità proprio per mettermi a favore di camera e quindi per tenere in mano tutto il lavoro. Quando riuscirò, ecco, già in questo modo, girando ogni volta, riesco a contenere di più la tensione, perché in questo caso i punti devono essere ben tesi, anche perché questa è una parte visibile di tutta la borsa. Per cui continuo in questo modo, agganciandomi e facendo 3 punti per ogni buco su tutto attorno a tutto il fondo. Anche negli angoli ne andrò a prendere 3 e 3, non faccio nessun aumento. Quindi ci vediamo quando arriviamo su questo lato. Arrivati a questo punto dobbiamo congiungere l'inizio e la fine, quindi entro con l'uncinetto sulla prima maglia che ho formato, sul primo occhiello, infilo l'uncinetto tiro appena il cotone. Poi il cotone non è come il cordino, quindi diciamo che è bello duro da poter lavorare. Allora io adesso andrò a fare un punto alto su ogni catenella che ho formato, quindi inizio da questa parte e finisco ed arrivo da questa. Dopodiché quello che devo fare, siccome i miei fori all'interno del fondo sono 56 e io ho montato 3 punti per ogni foro, avrò un totale di 168 punti. Il mio multiplo per fare questa lavorazione è di 5 lavorati in tondo, quindi non ha un punto di inizio e di fine, per cui devo andare ad aumentare 2 maglie per portare tutto il numero delle maglie a un numero pari, quindi a 170. Per cui mentre lavoro punto su punto, quindi faccio un punto basso su ogni catenella, andrò a aumentare una maglia da questa parte, proprio qui al centro, quindi su questo punto farò 2 punti bassi e farò la stessa cosa all'altra estremità, in modo da andare subito a pareggiare il numero di maglie che poi mi consentiranno di poter lavorare il mio punto a mosaico, per cui dovremmo avere in totale 170 maglie. Arrivati a questo punto andiamo a congiungere le estremità, quindi entro nel primo punto che ho fatto e faccio una maglia bassissima. Adesso mi alzo con una catenella e faccio un punto basso in costa per ogni punto, quindi entro all'interno della costina retro del punto e vado a fare un punto basso, sempre con lo stesso colore. Quindi il primo giro che abbiamo fatto è il giro di preparazione di tutto il lavoro, e da qui iniziamo invece la nostra lavorazione. Io inizierò da questa ripetizione, quindi dal sabbia, poi il rosso, poi il giallo, eccetera. Intanto adesso faccio il color sabbia tutto attorno. Una volta arrivati poi alla fine di questo giro dobbiamo andare a tagliare il filo e ricominciare su di un lato, perché quando andremo a congiungere il rigo sarà appena percettibile, per cui voglio che questo avvenga sul lato della borsa piuttosto che al centro di un pannello frontale o retro. Quindi facciamo un punto basso in costa per tutto il giro. Ho terminato il giro con il primo giro di punto basso, adesso qui mi devo andare a agganciare e chiudere completamente il primo giro di lavorazione.
prova ad ingrandire un po'. Allora, vediamo, ecco così. Sono adesso a questo punto. Qui ho due punti, 1 e 2. Io ora lavoro in costa questo punto, quindi quello successivo. Salto questo piccolo punto che ho qui, che è l'ultimo punto, e mi aggancio in costa al primo. Questo perché? Perché io devo andare a chiudere completamente tutto il giro, quindi entro in questo punto, mi aggancio e faccio un punto bassissimo. Allora io cerco sempre con le mani di non nascondere tutta la lavorazione. A questo punto taglio il color sabbia, lascio una piccola codina in modo che poi la posso nascondere e tiro il filo. Una volta tirato il filo entro all'interno di questo punto e entro all'interno del punto e porto la codina sul retro ed ho così il mio primo giro. Ora il secondo rigo che devo andare a lavorare, dove inizierò la mia lavorazione a mosaico, devo andarla a lavorare con il blu. Come vi ho detto prima, non inizierò da questa parte perché poi avrò comunque con il cambio di colore, con la fine e l'inizio del giro, una percezione dell'inizio e della fine del lavoro. Voglio che questo mi capiti qui sul lato, quindi sul laterale della borsa. Io posso scegliere o un lato o un altro. Ora mi metto a favore di camera, quindi cerco di farvi vedere per bene. Per cui cerco di entrare nella metà del lavoro, entro sempre in costa, non prendo tutto il punto, lascio una piccola codina e tiro il mio lavoro. Adesso faccio una catenella ed ho agganciato il mio secondo colore. Ora lavoro, questo conta come primo punto. Adesso ne lavoro altri 4, sempre in costa, quindi 2, 3 e 4. Il quinto punto sarà un punto alto, quindi filo sull'uncinetto e vado ad agganciarmi. Questo sarebbe il punto che io dovrei andare a lavorare, mi vado ad agganciare sulla costina che ho proprio sotto, quindi mi aggancio qui ed eseguo il mio punto alto. Faccio nuovamente 4 punti bassi in costa, 1, 2, 3 e 4. Filo sull'uncinetto e mi aggancio alla costina sotto del prossimo punto, quindi io arrivo, sono a questa altezza, dovrei andare a lavorare questo punto, ok? Io non entro nel punto successivo, ma entro nella costina che ho sotto, quindi rivolgo l'uncinetto verso l'esterno, mi aggancio, ruoto nuovamente l'uncinetto e vado ad eseguire un punto alto. La cosa a cui prestare attenzione è che il punto sul retro di questo punto alto noi non dobbiamo lavorarlo. In questo caso il punto è questo qui, quindi se io volto il mio lavoro vedo che il punto è questo, per cui devo saltarlo, anche se si vede qui perché comunque c'è l'angolo. Quindi entro nel punto successivo e vado a fare i miei 4 punti bassi in costa sempre, 2, 3 e 4. Filo sull'uncinetto, entro nella costina proprio sotto al prossimo punto. Questo è il nostro primo rigo di lavorazione. Quindi adesso lo ripetiamo questa sequenza per tutta la lavorazione, sino a quando qui dovremmo arrivare con
l'esecuzione di un punto alto, perché se abbiamo lavorato tutti i punti nel modo giusto, quindi se abbiamo contato, l'ultimo punto che noi andremo a fare sarà un punto alto sotto e poi andremo a chiudere il nostro giro con il secondo colore. Nel caso in cui non dovessimo avere alla fine il nostro punto alto, poi magari vi faccio vedere come possiamo andarla a sistemare. Intanto possiamo continuare a lavorare questa sequenza. Allora, io ho lavorato il primo rigo a colori, ovviamente sbagliando colore perché la mia sequenza era questa. La mia sequenza era dopo il sabbia avrei dovuto lavorare con il rosso. Invece io poi ho preso riferimento dalla riga inferiore, ma non è un grosso problema. Quindi poi voi i colori potete alternarli per come volete. Se volete seguire la mia alternanza, anche se sbagliate, voglio dire, non è un grosso problema. Per cui io adesso ho iniziato da qui, ho lavorato il primo rigo con il blu, adesso devo passare al rosso. Prima però di terminare il rigo volevo farvi vedere, volevo fare giusto una considerazione. Quando noi facciamo il primissimo rigo di lavorazione, che sarebbe, ecco, io adesso l'ho fatto con il blu nel mio caso, è come se facessimo come se settassimo poi alla fine tutto il lavoro. Perché? Perché se noi abbiamo il giusto multiplo calcolato sul numero totale dei punti, sarà semplicissimo poi proseguire e non dovremo proprio contare nulla. Per cui io avevo detto che il nostro multiplo doveva essere di 5 maglie, 4 in costa a maglia bassa e la quinta maglia fatta prendendo la costa inferiore fatta a punto alto. Adesso sto per incontrarmi con l'inizio, ora cerco di ingrandire un po' così vediamo assieme. Allora, vediamo se ecco qui. Io sono arrivata qui al mio quinto punto. Adesso qui devo avere 5 punti, ok? Perché devo farne 4 in costa e uno devo farne in costa inferiore, il punto alto. Per cui ho fatto il punto alto, adesso conto i punti che io ho qui sul lavoro, quelli che mi restano e sono 1, 2, 3, 4 e 5. Questo punto di congiunzione non si considera perché è quello che poi si andrà a nascondere una volta che io andrò a chiudere il giro. Io quindi ho i miei 5 punti, quindi il multiplo è giusto, il multiplo che io ho montato. Nel caso in cui voi qui non aveste i 5 punti finali, perché questo è molto importante per avere la giusta sequenza, potete andare a lavorare magari anche nel punto dietro. Quindi dovreste disfare qualche punto e andarvi a sistemare in modo che se avete meno punti, in modo che vi riporti poi il calcolo finale. Se ne avete in più, dovete fare la stessa cosa, quindi andarli a recuperare e cercare di chiudere nel modo corretto. Per cui io sono arrivata adesso a questo punto, faccio i miei 4 punti bassi in costa, 1, 2, 3, 3, 4 punti. Ora ho il quinto punto che è un punto alto, quindi mi aggancio qui sotto ed ho terminato il mio primo rigo. Ora per chiudere, ecco perché io dicevo che volevo la chiusura sul lato, potrebbe essere visibile la chiusura. Quindi io che cosa faccio? Cerco di non la posso nascondere, d'altra parte è un lavoro fatto a mano e farla e renderla totalmente invisibile sarebbe proprio impossibile. Io adesso prendo il mio colore successivo, che è il colore, nel mio caso è il colore rosso, quindi prendo il filato rosso, mi chiudo, qui mi resta questa maglia, vedete questa qui, io entro in tutto il primo punto, in questo modo, entro in tutto il punto, passo il filo blu, prendo il cotone rosso perché sarà il mio nuovo giro e vado ad iniziare con la nuova colorazione.
Quindi adesso taglio, purtroppo qui i tagli vanno fatti al cotone, quindi taglio il mio blu. Allora taglio il blu e qui ho disfatto tutto, vabbè, non è un grosso problema. Quindi prendo il mio nuovo colore e sono a questo punto, faccio una catenella e lavoro sempre in costa, quindi 1, 2, 3, 4. Adesso andrò a lavorare 5 punti perché uno, quindi dopo che ho eseguito il cambio di colore, ho agganciato il nuovo colore, questo punto, il primo punto non lo considero, quindi vado a considerare 4 maglie basse, 1, 2, 3 e 4. La quarta maglia bassa deve capitare sopra alla maglia alta che io ho eseguito nel giro precedente, perché il mio punto alto sarà successivo al precedente. Quindi prendo adesso il filo sull'uncinetto ed entro nella costa inferiore. Ora, se noi vogliamo contare, è giusto farlo, però ci basterà arrivare subito dopo questo punto alto e andremo a fare il punto alto con il cambio di colore. Quindi questo l'ho già lavorato, lavoro sino al punto alto successivo, subito dopo vado a fare il mio punto alto. Quindi arrivo al punto alto e adesso so che devo andare a fare l'altro punto alto con il rosso, quindi mi aggancio proprio nel punto successivo. Continuo e faccio questo lavoro sino alla fine. 3 e 4. Se io ho lavorato bene al primo giro, quindi ho calcolato per bene il multiplo e i miei punti sono distanziati, i miei punti alti sono distanziati tutti per tutto l'intero lavoro da questi 4 punti bassi, io non avrò nessuna difficoltà nel proseguire anche con il cambio di colore. Per cui adesso andiamo a finire il giro con il rosso e poi andremo a ripetere la stessa cosa, quindi agganciandoci all'inizio del giro con il colore verde. Ora vi faccio vedere un'altra volta l'aggancio il cambio del colore, dopodiché voi basta che proseguite con l'alternanza dei colori che avete scelto. Io ho deciso di ripeterli, quindi la cadenza di tutti i colori è sempre la stessa. Mi sono fatti il campioncino proprio per non sbagliare, ma come vedete ho comunque sbagliato l'avvio. Ma poco importa, ripeto, l'importante però secondo me, almeno a mio modo di vedere, che se voi avete calcolato una ripetizione di colore e magari sbagliate, quindi mettete dei colori in modo differente, l'alternanza deve seguire sempre il primo lavoro che avete fatto, quindi con l'errore, tra virgolette, rispetto a quello che voi vi eravate insomma programmate di fare. Quindi adesso io vado avanti, continuo così con il rosso e dopodiché andiamo ad agganciare il terzo colore che è il verde. Sono arrivata a questo punto, quindi subito dopo il blu mi è rimasto un punto e devo andare a lavorare il punto alto con il rosso. Quindi entro all'interno della costina, lavoro il punto alto, entro all'interno di tutto il punto, il primo punto che mi trovo qui davanti, che è ovviamente un po' più stretto rispetto agli altri, prendo il mio colore verde, mi aggancio con il verde e devo iniziare l'altro rigo. Adesso taglio il rosso perché ho terminato
io cerco di lasciare un pochino di codina perché questi poi andranno annodati sul retro, questi pezzettini di filo andranno nascosti. Adesso, ecco, magari lo possiamo fare subito. Io vado a fare un piccolo nodo con il verde ed il rosso, così, in questo modo, 1 e 2. Adesso qui parto subito con il punto alto, ok? Perché io sono subito dopo il punto rosso, quindi prendo il filo sull'uncinetto, vado in basso e faccio subito il verde. Faccio i miei 4 punti bassi in costa, 1, 2, 3 e 4, e mi trovo nuovamente subito dopo il rosso, mi aggancio qui sotto nel blu e faccio il punto alto e continuo così alternando tutti i miei colori, facendo sempre attenzione all'inizio del lavoro. Io vado avanti, poi a un certo punto magari vediamo dove arrivo e vi faccio vedere magari qualche altra piccola accortezza. Nel frattempo voi potete anche fare 1 o 2 ripetizioni dei colori che avete scelto, se mai avete fatto un campione. Sono andata avanti con il mio lavoro di circa 30 centimetri. Adesso vi faccio vedere la misura. Quindi se misuro dal fondo, ecco, sino all'estremità, sono 29 centimetri. Ora ho deciso di fermarmi perché io, per come vi avevo anticipato, questa borsa non l'andrò a foderare, ad irrigidire, scusate, ma metterò solo una fodera di cotone. Ovviamente per chi vuole poi la può irrigidire, non ci sono problemi, quindi può mettere sia la rete che altro dentro del feltro, quello che solitamente usa. Qui ha preso la forma perché l'ho riempita di tutti i gomitoli e tutte le cose durante la lavorazione, il trasporto da una parte all'altra. Allora, una cosa che ci tenevo a farvi vedere era la congiunzione di cui vi parlavo a inizio video, quindi dove si vanno poi a tagliare i fili e a ricongiungere. Ora vi faccio vedere il rovescio. Questa sarebbe tutta la parte che ha tutte le codine, perché io ad ogni giro ho dovuto poi chiudere il giro con il cambio colore. Una raccomandazione che voglio farvi: queste codine non le fate estremamente corte. Il cotone è una fibra che scivola, è una fibra naturale, non si infeltrisce come la lana, o come anche un misto o anche il sintetico tende un po' ad irrigidirsi anche con il calore, tenendolo in mano piuttosto che lo sfregamento. Il cotone comunque è una fibra naturale che tende molto a scivolare, per cui se voi fate delle codine molto corte, fate anche 3-4 nodi, tagliate tanto la codina, potreste avere il rischio di qualche buco nel corso della lavorazione. Ve lo dico perché a me è successo in passato. Quindi quello che ci sarà da fare poi è magari prendere un ago con lo stesso uncinetto e far rientrare queste codine all'interno della lavorazione. Io sono anche per lasciarle così. Dico sempre che il lavoro sul rovescio deve essere un lavoro fatto bene, pulito e preciso, ma in questo caso è veramente una necessità strutturale di tutta la borsa. Allora, vi avevo fatto vedere all'inizio il cambio di colore e vi avevo anche detto che sulla congiunzione, quindi sul bordo, anche sul dritto, sarebbe potuto essere visibile un po', magari sbagliando un punto come è successo a me, piuttosto che non congiungendo bene i colori, poteva essere visibile, ecco, anche un lavoro del genere. E questa cosa a me è successa perché non posso far vedere il mio lavoro solo preciso, bello e pulito, vi devo anche mettere al corrente dei piccoli inconvenienti che vi potrebbero accadere nel corso. Quindi quello che io vi consiglio è sempre di iniziare il giro su un lato della borsa o sul lato o su un altro, in modo che il frontale vi resta pulito, l'altra parte lo stesso,
e su un bordo, se c'è un piccolo errore, sarà veramente impercettibile. Ecco, questo tanto piccolo non è, però è andata così. Quindi adesso vado a fare l'ultimo giro. Io adesso sono sto eseguendo, sto finendo il giro del giallo, devo andare poi a fare il giro con il color sabbia. Adesso facciamo assieme il cambio di colore, in modo che ve lo faccio vedere nuovamente, anzi adesso avvicino un po' la camera, così magari, ecco, cerco di farvelo vedere in modo più corretto. Io qui adesso ho i miei 1, 2, 3, 4 punti. Vedete, a me qui manca un punto, quindi questa cosa a voi potrebbe accadervi durante la lavorazione. Ecco perché voglio farvela vedere. Allora io vado a fare i miei 4 punti, 1, 2, 3 e 4. In chiusura adesso, qui subito dopo il punto nero, il punto alto, dovrei fare il giallo. Quindi vado in direzione del punto in cui poi mi dovrò agganciare per chiudere il giro, entro nella costina sotto, faccio il mio punto alto, entro nel punto successivo, taglio questo giallo e vado a prendere il sabbia, perché l'ultimo giro che farò sarà con il sabbia. Quindi prendo il colore e lo passo all'interno di tutti e due gli occhielli, volto immediatamente prima di iniziare a lavorare, perché come vi ho detto il cotone purtroppo scivola molto. Aspettate che, scusate, forse era andata fuori camera. Allora, quindi dicevo, ho tagliato il giallo, entro sempre rimanendo all'interno dell'occhiello, entro non nel primo punto, cioè non nel primo punto, in questo punto qui, entro nel secondo punto, prendo il color sabbia, quindi il colore contrastante, mi aggancio e lo porto attraversando tutti e due i punti, quindi il punto dietro e l'occhiello, lo porto sul davanti. Adesso, prima di iniziare il mio giro, vado a fare i miei 2 nodini, sempre per il discorso che il cotone tradisce, scivola e ci lascia il lavoro incompleto. Quindi una volta arrivata a questo punto, io qui avrei dovuto scendere con il punto alto, giusto? Qui sotto, perché sono sul punto subito dopo il punto alto che ho nel giro sottostante. Quindi faccio una catenella, filo sull'uncinetto, entro sotto e mi aggancio sul nero e vado a fare il mio punto alto. E adesso qui mi mancava un punto anche dall'inizio, ma per me non è un grosso problema, e continuo con la mia lavorazione. Questo sarà il mio ultimo giro, perché voglio andare a chiudere con il color corda. Quindi vi faccio rivedere la lavorazione. Io qui, se ricordate, all'inizio del video vi ho fatto vedere, avevo proprio sbagliato completamente tutte le ripetizioni, ma poi nella riga successiva ho iniziato con la mia ripetizione che avevo scelto dall'inizio, quindi giallo, sabbia, verde, blu, rosso e nero. Una volta che io finalmente, dopo un po', ho indovinato la mia ripetizione, non ho fatto altro che, lavorando, anche se lasciavo il lavoro a metà, andare a vedere che colore poi avrei dovuto cambiare nel giro successivo. È una bella trama, viene fuori un bel tessuto. Vi dico subito che i primi giri sono un po' non difficili, ma sono un po' macchinosi da gestire, perché comunque abbiamo il fondo e quindi dobbiamo andare a lavorare attorno a una base rigida, ma poi non ci sono problemi perché il lavoro scorre, anche se lavorato con l'uncinetto numero 3. Io adesso finisco il giro col sabbia, quindi questo rigo, l'ultimo rigo che ho, e poi andiamo a attaccare i manici.
prima attaccherò i manici e dopo andrò a foderare tutta la borsa. Allora, ho terminato la mia borsa, adesso prima di andarla a foderare attacco i manici. Ho già attaccato uno dei manici, adesso vi faccio vedere come il disegno che poi fate qui sul reggianello può essere come volete, lo potete personalizzare, potete passare tipo cucitura oppure fare degli incroci per come ho fatto io. Allora, quello che però volevo dirvi subito è che la prima cosa da fare è individuare la metà della borsa, quindi prendete riferimento dal punto che abbiamo qui proprio al centro. Magari se segnate con un marcapunto e salite durante la lavorazione sarete ancora più precise. Io ho preso la metà da una parte, quindi segnandola con un marcapunto, e dall'altra ho misurato, ho individuato la metà proprio al centro ed ho fermato tutti e due i pannelli con un marcapunto. Dopodiché ho contato i punti da un lato all'altro e ho distanziato, ecco, iniziando proprio dal lato, di 10 centimetri. Quindi dalla metà della borsa, quindi dal laterale fino al manico, ho contato 10 centimetri. Oltre a misurare con il metro, ho anche contato i punti per essere ancora più precisa. Dopodiché a questi 10 centimetri sono andata a mettere un marcapunto sulla destra e sulla sinistra. Ho preso il reggianello, l'ho infilato all'interno del manico, facendo attenzione al dritto, perché è facile sbagliare, visto che qui c'è il rovescio e c'è l'attacco del manico con la borchia. Ho fatto attenzione che il manico stesse nel verso giusto, quindi al dritto, ed ho infilato il reggianello che trovate sempre nel kit, con il fondo 4 reggianelli e 2 manici. Quando vi arrivano i reggianelli sono cuciti tutti e 4 assieme, quindi io vi consiglio, per facilitarvi la cucitura proprio sulla borsa, di infilarli all'interno del reggianello e poi farli stare un po', magari con delle pinzette, in modo che prendano un po' di forma, perché altrimenti quando li andate a cucire vi può scappare un lembo o l'altro. Quindi io questo l'ho già fatto. Adesso iniziamo a cuciamo assieme uno dei reggianelli, poi il resto lo potete fare da soli. Ho preso un ago da lana perché il buco qui è sufficientemente grande, ed ho infilato della lana del cotone color sabbia. Quindi il cotone io l'ho utilizzato dello stesso colore che ho utilizzato per agganciarmi al fondo, proprio per avere una continuità e per non essere troppo disordinata. Non faccio alcun nodo qui al cotone, mi aggancio con il mio reggianello alla borsa partendo da questo punto, quindi io qui ho segnato i miei 10 centimetri, il mio reggianello dovrà essere cucito sulla sinistra o sulla destra, cioè a seconda poi di come mi guardate, comunque verso l'interno, facciamo così. Quindi io prendo il reggianello, lo poggio qui sul tessuto della borsa, faccio attenzione di non coprire il mio marcapunto. Ora cerco di ingrandire e vi faccio vedere un po' meglio, ecco, quindi qui ho il mio marcapunto, qui vado a mettere il mio reggianello e prendo anche la misura, cioè devo stare proprio al limite, vedete, al limite del bordo. Quindi il mio primo punto sarà proprio sul bordo della borsa, sia da una parte che dall'altra. Questo per averli poi tutti e 4 uguali, quindi cercate di fare anche attenzione a questo. Poi questo potete metterlo anche più in basso, però io voglio lasciare un po' di gioco. Quindi inizio senza fare nessun nodo al mio cotone, inizio dall'ultimo foro. Quindi entro, mi lascio una porzione discreta all'interno, una codina, e salgo quindi diagonale sul primo dei 3 buchi.
faccio attenzione a reggere la mia codina perché altrimenti scivola. Dopodiché rientro nuovamente sotto. Qui ora io sono anche in una posizione molto scomoda. Allora, rientro sotto e torno nel punto opposto a quello in cui sono già passata e vado a formare questa sorta di V. Adesso rientro in basso e vado sulla mia sinistra, torno da dove torno sopra e vado nuovamente all'interno del primo buco. Dopodiché non faccio altro che andare a incrociare questi due passaggi che ho appena fatto, quindi salgo sopra facendo sempre attenzione al bordo iniziale, quindi salgo sopra, scendo nel primo, entro in questo buchino e salgo nuovamente sopra ed ho fatto i miei incroci. Con il filato io adesso andrò a ripassare più di una volta all'interno degli incroci che ho fatto, delle cuciture. Dopodiché dietro andrò a fermare per bene il cotone e a fare un nodo abbastanza sostenuto con la codina iniziale. Quindi questo lo farò per tutti e quattro i reggianello. Dopo aver cucito i manici passiamo alla fodera. Allora, una volta che ho cucito tutti e quattro i manici allo stesso modo, è ora di andare a passare all'ultimo passaggio, quindi quello della fodera. Io ho preso sempre da Filati Discount e vi ho fatto vedere già il tessuto, un pezzo di tessuto che è adatto proprio per le fodere e questo misura 50 x 70. L'ho ripiegato in due, quindi ho messo il dritto. Aspettate che sì, ho messo il dritto all'interno, quindi ripiegandolo così in due, e adesso vado ad appoggiare la mia borsa senza prendere troppe misure, cioè almeno io faccio così, non ad occhio, ma non prendo le misure precisissime, almeno per capire se la stoffa è sufficiente. Cerco di girare il lavoro a favore di camera in modo che sia più chiaro possibile. Allora, ecco qui, il tessuto sotto è messo doppio, quindi l'ho piegato già pronto per essere trapuntato qui sul lato, quindi per fare una specie di tubo. Devo però calcolare il fondo, quindi devo andare a vedere se tutta l'altezza del tessuto mi è sufficiente, e in questo caso sì, perché io devo considerare almeno 3 centimetri nel bordo superiore per fare poi il risvolto e andarla a cucire all'interno della borsa, e poi avrò i 10 centimetri di larghezza del fondo e devo andare a ritagliare il fondo, perché io andrò a fare il tubolare per l'intera borsa e il fondo cucito, quindi non faccio il classico sacchetto perché questo ha un fondo arrotondato, quindi mi piace una cosa che vesta un pochino di più la borsa. Una volta che ho capito che il mio tessuto è sufficiente, io posso andare a calcolare, è anche abbondante, a questi 10 centimetri io vado a calcolare almeno 1,5 centimetri, 2 in più, perché considero le cuciture, ok? Quindi poggio il mio fondo così sulla borsa, sul tessuto, cerco di prendere un segno. Questo era un lavoro che comunque andava fatto magari prima, cioè ritagliare il fondo sulla fodera andava fatto prima di realizzare la borsa, comunque non è un grosso problema. Quindi questo io adesso sto prendendo una matita bianca, voi potete prendere un gesso, una saponetta, quello che volete, e mi vado a fare un segno orientativamente su tutto il pezzo della borsa che devo andare a tagliare. Ovviamente questo sarà doppio e io il fondo lo farò doppio, quindi taglio questa striscia
con le forbici. Non sono forbici da sarta, ma comunque il loro lavoro lo fanno. Ok, adesso qui non mi resta che andare a fare un trapunto e non lo farò più di 1 centimetro perché ho visto che il pezzo è proprio giusto, quindi questa la metto da parte. Questi che sono 2 pezzi, quindi vedete c'è il pezzo è messo doppio, io so già che io posso fare anche in questo modo, che ho esattamente lo spazio per andare a calcolare la curvatura del mio pezzo. Quindi prendo tutta la striscia e la piego nuovamente a metà. E all'incirca la metà la appoggio sul fondo e mi vado a segnare, vediamo se si vede, sì, mi vado a fare un piccolo tratteggio per la curva, veramente molto approssimativo. Quindi prendo le forbici e vado a curvare leggermente da una parte e dall'altra gli angoli. Avrei dovuto prendere uno spillo per appuntare la stoffa, ma veramente sto facendo tutto molto molto ad occhio, anche perché qui dove sono tanti strumenti non li ho. Ecco, qui l'ho saltato. E questo sarà il mio fondo di tutta la borsa. Io adesso vado a fare un trapunto tutto attorno e poi il trapunto al pezzo dell'intera borsa e poi andiamo a vedere come dobbiamo andarlo a cucire, quindi come cucire il fondo al resto della fodera. Allora, ho cucito il mio fondo doppio, cercando anche di non lasciare poi dei ritagli del tessuto della fodera con il quale non me ne facevo nulla. Il filo nero perché qui purtroppo non sono nel mio laboratorio, quindi non ho la macchina da cucire adatta, i miei strumenti, fili, aghi, eccetera. Sto veramente, scusate, lavorando con dei materiali di fortuna. Quindi dicevo, ho cucito il mio fondo doppio, ho tolto un po' di bordo perché in effetti ero stata un po' troppo abbondante ed ho cucito il laterale facendo anche un zig zag che resta all'interno perché ho paura che poi si sfilacci. Adesso prendo la metà del mio fondo, quindi lo piego a metà e vado a mettere uno spillo qui sulla metà, da una parte e anche dall'altra. Cerco, ecco, magari in questo modo, così. Questa metà mi dovrà andare a coincidere con questa cucitura e l'altra metà del tessuto. Quindi apro il tessuto in questo modo, questo è il dritto del mio lavoro, quindi poggio la mia metà, lo spillo, proprio sopra alla cucitura, così, allargo la cucitura che ho fatto qui dietro e vado a riappuntare il mio spillo. E qui ho la prima parte. Faccio la stessa cosa da questa parte. Quindi qui ho il segno, perché c'è il segno della piega del tessuto. E faccio in questo modo. Adesso mi metto sotto la macchina da cucire e vado a cucire tutto attorno.
facendo combaciare i bordi in questo modo. Se ho preso bene le misure, dovrebbe essere perfetto il bordo e tutta la cucitura che poi ne deriva. Quindi io parto adesso da un angolo, da questo, e cucio all'interno in modo che questo sarà il mio rovescio e dovrò solo andare a mettere poi la fodera all'interno della borsa. Allora la mia fodera è pronta, l'ho cucita, ho cucito il fondo. Adesso dal rovescio io l'infilo all'interno della borsa. Questo perché devo andare a vedere quanto tessuto devo lasciare sopra. Quindi la sistemo per bene con le mani, così. Faccio proprio entrare all'interno. Vorrei farvi vedere, ecco, così, in questo modo. E cerco di capire quanta, vediamo se così si vede meglio, quanta stoffa posso andare a piegare qui sul bordo, dove poi andrò a cucire a mano. Allora, sono sul fondo, quindi ho tutto questo pezzo di stoffa che posso andare a ripiegare verso l'interno, così, per poi andarla a cucire a tutto il bordo. Quindi adesso metto con il ferro da stiro, mi faccio prima un segno all'incirca, quindi posso calcolare questo pezzo in avanzo, con il metro misuro da un lato e dall'altro per non far venire la fodera storta, lo piego all'interno e lo stiro in modo che ho già la mia fodera pronta per andarla poi a cucire a mano. Quindi adesso faccio l'ultimo passaggio e poi vediamo come andarla a cucire. Allora, ho stirato l'eccesso della stoffa senza tagliarla, perché comunque non ha senso poi avere anche meno stoffa all'interno, quindi a me non dà fastidio. Quello che volevo dirvi, allora, sono due cose. La prima, ho sistemato ovviamente la fodera fino al fondo, quindi sono arrivati in fondo aggiustandola agli angoli. Ho infilato la borsa sul dritto, quindi il rovescio della fodera è verso il rovescio della borsa. Siccome la borsa è molto morbida perché è fatta in cotone, io lascio 1 centimetro in più rispetto a quello che mi serve, rispetto alla lunghezza della borsa. Questo perché? Perché così quando io andrò a mettere a riempire la borsa con il peso, la mia borsa avrà anche la possibilità di tendersi leggermente. Se io mettessi la fodera veramente troppo giusta o anche un po' più corta rispetto alla borsa, mi farebbe un brutto difetto. Invece così, avendo quel gioco di 1 centimetro in più della fodera, andandola a cucire proprio qui in pari con dei punti invisibili, quando io riempio la borsa, anche la mia borsa andrà a tendersi leggermente. Quindi quello che ho fatto adesso, ho piegato l'eccesso, l'ho stirato, ho lasciato sempre il riferimento delle due metà sulle metà che avevo anche precedentemente segnato per andare a misurare l'altezza dei manici. Quindi inizio a puntarmi tutto il mio lavoro. Sarebbe bene farlo con un filo da imbastire, in modo che durante la cucitura non abbiamo grosse difficoltà. Io, come ripeto, qui non ho tanti strumenti, quindi mi devo un po' adattare con quello che ho. Per cui prendo queste pinzettine in metallo e inizio ad attaccare su una parte, quindi sulla metà, sui lati, sul lato e sull'altro lato, sull'altra metà. Poi capovolgo la borsa e
che la fermo anche a questa altezza. Metto ovviamente adesso il mio lavoro in piedi. Io ora sto cercando la posizione migliore per essere a favore di camera, quindi l'andrò a mettere in piedi, andrò a fare dei punti nascosti tra il mio tessuto e l'interno della borsa, quindi l'interno della fodera, in modo che non siano visibili. Ovviamente dove ho il reggianello lo vado a saltare, quindi cucirò da questa parte e da questa parte, non potrò andare a cucire la pelle con la stoffa. Dopodiché il mio lavoro sarà terminato. Un'altra cosa che volevo dirvi è che quando ho finito la borsa e quindi attaccati i manici ho provveduto anche a nascondere tutte le codine all'interno, tutte le codine del cambio colore, però non le ho tagliate proprio al margine, quindi io con l'ago l'ho presa una per una, sono passata dentro al colore corrispondente e ho lasciato all'incirca questa porzione di cotone. Non sono andata a tagliarla fino alla fine perché, come vi ho già detto, potrebbe poi succedere che si può o allargare il nodino oppure addirittura sfilare e poi la borsa si rovina, perché dopo non è proprio recuperabilissima. Quindi quando fate questa operazione cercate anche di nascondere le codine che si possono intravedere, quindi metterle all'interno della borsa. Dopodiché il lavoro è terminato. Io adesso finisco di cucire e ci vediamo proprio nella parte finale. Spero che questa parte si sia vista per bene, ma ho una posizione di fortuna, quindi mi è difficile anche farvi vedere con un'inquadratura ottimale tutti i passaggi. Allora, la mia borsa è terminata, ho appuntato tutta la fodera, ora provo a farvi vedere all'interno. Ecco, qui c'è un puntino che si vede appena appena, eccolo qui, qualche puntino, però vedete il discorso che io vi facevo, ho cucito proprio all'interno, in modo che lasciando sempre un centimetro in più rispetto all'altezza di tutta la borsa, l'ho lasciato appunto alla fodera in modo che dentro, ecco, calzasse perfettamente. Vedete? Voglio farvi vedere anche l'interno, eccolo qui. Trovo che queste fodere, questi tessuti che ha Filati Discount, io devo dire la verità, è la prima volta che li acquisto e sono veramente eccellenti. Come rigidità, come qualità è differente rispetto al cotone normale, quindi invito, anche per il prezzo che hanno, invito chi magari vuole a provarli. La borsa è discretamente, ha una grandezza discreta, non è enorme ma non è neppure piccina. I manici ovviamente, se voi volete, potete anche fare delle alette sempre fatte a crochet e poi attaccarci direttamente i manici senza usare il fermanello, se volete proprio una tracolla molto lunga, piuttosto che andare a mettere proprio una tracolla a tutta la borsa. Poi questo è un lavoro personalizzabile. Io mi auguro che questo tutorial sia stato utile a qualcuno di voi. Ovviamente questo tipo di lavorazione non è che l'ho inventata io, è una lavorazione che esiste da tantissimo. Io ho solo scelto l'abbinamento dei colori che mi ha dato questo risultato. Voi potete farla di 2 colori minimo fino a spaziare con tutti i colori che volete, se non volete poi realizzarla con la stessa ripetizione. Vi ho lasciato il link dei materiali a inizio video, dove vi dico appunto tutto quello che occorre per realizzarle. Vi assicuro che con una spesa minima avete veramente una borsa molto carina per l'estate, che potete poi anche personalizzare. Ecco, io adesso questa l'ho lasciata aperta, credo che qui metterò un bottoncino automatico giusto per chiuderla. Potete anche fare una coulisse e mettere magari un cordoncino e realizzare un simil secchiello. Potete farla più grande come borsa da mare, insomma si può spaziare poi un po' con la fantasia. Io adesso vi lascio e vi aspetto al prossimo tutorial. Non dimenticatevi di lasciarmi un like
se vi è piaciuto questo progetto ovviamente, e di attivare la campanella, perché vedo, sono andata a vedere nelle impostazioni del mio canale, che ci sono pochissime attivazioni di notifica, per cui se voi non attivate la campanella non venite poi, qualora lo voleste, non venite poi, non verrete avvisate dei prossimi tutorial che andranno online. Ciao e alla prossima!